Ciao bellissimo mondo della skincare, buon 2026. Entriamo nel nuovo anno, questo è il primo video del 2026, quindi tantissimi auguri, che sia un anno migliore di quello passato. Ne abbiamo passati già diversi insieme, questo vi ringrazio perché comunque vedo che quello che racconto è interessante, quindi andiamo avanti, affrontiamo un altro anno insieme, un altro anno di skincare e insomma di prenderci cura di noi stessi. Allora, visto che è il primo video dell'anno, voglio esagerare, voglio fare una skincare esagerata proprio perché in questi giorni, settimane scorse, abbiamo mangiato tantissimo, fatto qualche bicchierino anche in più, quindi adesso dobbiamo prenderci cura della nostra pelle in una maniera scrupolosa, perché lo sapete, no? Tanto lo vedete, se un pochettino si esagera con il mangiare e con il bere, che la pelle ne risente. Quindi oggi facciamo una skincare proprio di quelle super esagerate, ma fuori fa freddo, noi ci coccoliamo e va benissimo. Allora, con cosa partiamo? Partiamo con il struccaggio, perché vedete io sono truccata, e quindi partiamo con lui, il signor Crystal Oil. Parto con lui. Io non vi faccio vedere perché di prodotti comunque sono tanti, quindi io a giro cerco di farvi vedere diversi, di farvene vedere diversi. Io comunque li utilizzo. Voglio partire con questo perché la nostra amica Marzia mi ha scritto che non si è trovata tanto bene con il Crystal Oil, che mi è sembrato strano perché il prodotto è ottimo. Quindi partiamo con lui, svitiamo, prelevo il prodotto, vedete, prendo un po', allora chiudo, pulisco il tappo perché sapete che questo lascia sempre un po' di residuo, quindi pulisco il tappo. Allora, la pelle non l'ho inumidita, non l'ho bagnata, niente, la pelle è secca e soltanto struccata, quindi vado a scaldare il mio gel che diventa olio, vedete, e lo vado ad applicare su tutto il mio viso, perché giustamente io sono truccata. Vado anche sugli occhi, sto sempre molto delicata perché allora, una cosa importante che io dico poi sempre, a proposito, io ho anche un mascara waterproof di quelli tosti su, quindi lavoriamo un po', lasciamo il prodotto che penetri, che faccia il suo lavoro. Se chiudete bene gli occhi non dovrebbe entrare dentro e non dovrebbe appannare se chiudete bene mentre fate questo tipo di massaggio. Ok, allora, se avete un po' di tempo e quindi comunque riuscite a massaggiare un po' di più il prodotto, insomma, questi non sono semplici struccanti, sono prodotti con tantissimi attivi all'interno che comunque fanno bene alla nostra pelle, quindi quando riusciamo lo lasciamo qualche minuto in più proprio per lasciarlo lavorare, perché comunque anche lo squalane che insomma lavora sulla nostra barriera, che in questo periodo è importante perché comunque è freddo, ha nevicato. Allora faccio così, vedete che io divento sempre più panda, ma perché ho un mascara waterproof. Ecco, io se faccio così come vi ho fatto vedere adesso, quindi gli occhi chiusi e passavo da sopra in questo modo, non si sono appannati gli occhi, che può succedere perché se giustamente vi entra un po' di prodotto all'interno dell'occhio, un attimo, quindi cosa vado a fare? Vado a risciacquare, che sapete che questo a contatto con l'acqua diventa latte, però non basta solo lui, come ha detto la nostra amica Marzia, ci vuole un detergente dopo, ok?
Allora faccio anche un po' così per pulire il più possibile. Guarda che il Crystal Oil ha una profumazione, mi piace tantissimo, tantissimo. Vabbè, sciacquiamo. Ok, ho risciacquata, prendo la mia lavettina, mi vado a tamponare, ad asciugare. Beh, cambio non poco, senza trucco, insomma. Ecco, senza che mi metto un dito nell'occhio. Tampono, mi raccomando non strofinate mai, tamponate. Quindi asciugo il mio viso. Cosa faccio? Allora, intanto questo, perché insomma è già un po' umidiccio, io lo metto da parte. Per questo uso queste lavettine che sono comodissime, perché poi c'è una valanga. Allora, dopo il Crystal Oil cosa faccio? Prendo l'Hydrasoft, che questo è stato comodissimo perché è la Traveler Size, come la volete chiamare. Quindi prendo il detergente, ne prendo un po', vedete? Questo è stato comodissimo perché l'ho portato anche in viaggio, alla fine un paio di giorni si sta fuori e va benissimo perché occupa meno spazio. Allora cosa faccio? Il mio viso è asciutto, io vado a scaldare il prodotto tra le mani e lo vado ad applicare sul mio viso. Questo per chi ha la pelle secca, veramente buono. Anche sulla bocca, gli occhi. E lavoro. Vedete che quel bianco che c'era inizialmente è quasi sparito a furia di massaggiare il prodotto, però mi piace. Allora cosa vado a fare? Vado a risciacquare di nuovo. E voilà, ho risciacquato e vado a tamponare di nuovo il mio viso. Beh, la sensazione di avere una pelle pulita è bellissima, a me piace tantissimo. Allora, qual è il prossimo step? Allora, il prossimo step è l'esfoliazione, ragazzi. Partiamo con lui perché l'avevo già aperto per farvelo vedere, ma qui ce n'è un altro aperto già e poi ce n'è un altro, vabbè. Fa niente perché tanto io li uso e quindi partiamo con l'Enzyme Peel. Allora, questo è quello nuovo, quindi basta girare 3 volte, 4, insomma, per riempire questo cerchietto che c'è sopra. Vedete? Ok, adesso ne prelevo da qua e vado ad applicarlo sul mio viso. Vedete che comincia a far subito le bolle. Giro un'altra volta, anzi 2, vado sulla fronte, penso di averlo messo dappertutto, sì. Allora questo ovviamente non vicino al contorno occhio, mi raccomando, ricordatevelo, ok, quindi adesso lascio a riposo
la mia maschera Enzyme Peeling e ci vediamo dopo. Ed eccomi qua, la mia maschera Enzyme Peel, quella che fa le bolle, vedete, è tutta scoppiata, tranne che in un punto, vedete, sta qui, c'è un po' ancora, però direi che ha fatto. Quindi che cosa faccio adesso? Vado a risciacquare la mia maschera. E vi ricordate che per la vecchia versione prima di sciacquare andavo a bagnare le mani e rimassaggiavo la maschera? Su questa non c'è bisogno, qua quindi vado direttamente a risciacquare. Ed eccomi qua, viso completamente risciacquato, vado a tamponare. Come mi piace, io lo so che per tanti di voi fare la detersione, diciamo, la parte meno divertente, no? Però detersione, sfogliazione, cioè sono cose che vanno fatte se vogliamo una pelle bella che invecchia in armonia, insomma, perché questo è quello che vogliamo ottenere. Poi certo, la pelle truccata prima, io capisco che il trucco è la parte più divertente, no? Però guardate che differenza. Però la pelle è bella anche luminosa, senza, insomma, solo con questi passaggi. Cosa faccio adesso? Prendo un altro peeling e cosa prendo secondo voi? Prendo il Renewal Peel. Allora, questo è nuovo, lo devo aprire, mi raccomando, quando lo aprite nuovo tenetelo sempre verso l'alto, perché quando andate a forare il rischio è che vi scappi giù il prodotto e ne andate a perdere. Questo è particolarmente... ah, ecco, ce l'ho fatta. Quindi lo prendo sulle mani e vado ad applicarlo, mi raccomando, non vicino al naso. La pelle deve restare bagnata, vedete? Vi ricordate che la potenza di un esfoliante chimico è il tempo di posa, cioè più noi riusciamo a tenerlo in posa e più questo farà il suo lavoro. La pelle con questo deve essere bagnata completamente, vedete? Io poi qui ho avuto qualche ernesto, qualche brufolo che mi ha lasciato qualche segnetto maledetto, però non niente più di tanto, però io lo so e a me dà fastidio. Ok, quindi con questo peeling voi evitate la zona del contorno occhi, mi raccomando, non ci va, e neanche vicino al naso se non vi volete spelare come un serpente, insomma. Vedete che la pelle è completamente bagnata. Perfetto, deve essere così, non siate tirchi quando utilizzate questo. E quindi cosa facciamo? Lo lascio in posa, io lo tengo anche per una decina di minuti. Voi se sentite che vi pizzica, cioè è normale magari sentire qualche pizzicore, se vedete però che vi pizzica e vi arrossate, sciacquate subito. Intanto io lo lascio in posa e ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccomi qua, sono passati 10 minuti con il Renewal Peel. Vedete che la pelle è lucida? Perché comunque gli ho lasciato uno bello strato, insomma, devo restare lucida, la pelle deve essere bagnata. Poi me l'avete visto spargerlo tanto, ma non c'è bisogno di massaggiarlo, perché comunque, cioè, questo va lasciato su e basta. Ovviamente se volete un effetto wow super glow, magari prima di una cena o qualcosa, potete tenerlo su anche soltanto 30 secondi per avere questo, diciamo, impatto d'urto per una luminosità super. Quindi adesso io vado a risciacquare il mio viso nuovamente. Riprendo un'altra lavetta e mi vado a tamponare, cioè voglio brillare stasera, ma guardate la mia pelle com'è bella chiara.
tamponiamo. Ed eccolo qua. Allora, con che cosa procediamo? Perché ho detto stasera voglio fare proprio una cosa esagerata, quindi prendo lei, la Nourish, la maschera Intense Nourish. Questa è una maschera nutriente, io ne ho bisogno perché comunque è nutriente rigenerante, io ne ho bisogno perché la mia pelle subisce il freddo, insomma io ho bisogno di utilizzarla. Allora, non ho preso il pennello, no, invece l'ho preso. Eccolo qua. Allora, vado a prendere un po' di prodotto, cerco di non sporcarmi tutta, non so se sarò in grado. Questa mi sono appiccicati i capelli. Ok, non è successo niente. Che disastro. Ok, questa io soprattutto d'inverno, mi piace anche d'estate, ma d'inverno perché la mia pelle ne ha bisogno. Questa è favolosa. Voi dovete andare a creare l'occlusione, cioè dovete occludere la vostra pelle. Questa è super fantastica. Prendo ancora un po'. Allora, questa andrebbe messa anche sul collo e il décolleté tranquillamente. Adesso io per evitare i pacciughi non lo faccio, ma andrebbe messa mi sono attaccato di nuovo un capello. Non sarà un disastro stasera. Occludiamo. Anche sul bavetto, evitando ovviamente la zona del contorno occhi. Allora, signore, oggi stasera proprio ok, non volevo anche lavare i capelli, va bene. Allora, cosa faccio una volta applicata la mia Nourish? A parte che ha questo profumino leggero, ci vorrebbe una musichetta bassa bassa e sembra di stare in un centro benessere, bellissimo. Allora, prendo, vi ricordate di questa, la mia maschera e me la vado a mettere sopra in modo che comunque faccio occlusione, cioè vado a spingere questa maschera ancora più in fondo e la lascio in posa per 10 minuti. Ci vediamo tra 10 minuti. Ed eccomi qua, la mia maschera è stata in posa più di 10 minuti perché per me questa è anche una coccola proprio. Quindi adesso vado a toglierla. Allora, guardate la maschera, la parte interna, quindi questa adesso andrà lavata. Io cosa faccio? Allora, vi ho fatto vedere nel tempo le varie possibilità che ci sono per togliere la maschera. Adesso voi potete anche scegliere di sciacquarla direttamente, di usare un batuffolo di cotone bagnato con l'acqua non mi viene il nome, scusate,
con l'acqua termale, ecco, oppure fate come me, ho bagnato una lavettina pulita e vado pian pianino a togliere senza strofinare. Sto molto leggera perché giustamente non voglio stressare la mia pelle. Perché quando ci sono questi strati un po' importanti, senza che andiamo a, diciamo, spargere dappertutto la maschera, secondo me è meglio toglierla in questo modo e poi andare a risciacquare. Quindi adesso risciacquo. Ok, ho risciacquato il mio viso, quindi vado a tamponare per l'ennesima volta. Una coccolina. Ok. Ci ho fatto tanti passaggi, spero che non mi state annoiando, però mi piace molto, quindi con che cosa vado avanti? Vado avanti con il siero, il Nourish, quindi ne prendo una mezza pipettata. Allora, non tutti lo tollerano dopo che hanno fatto l'esfoliazione. A me non dà fastidio, anzi io sono una che di solito lo mette anche sulla zona del contorno occhi, però visto che dopo andrò a utilizzare il Multi Recovery sulla zona del contorno occhi, non c'è bisogno che lo metto anche sugli occhi. Però ecco, non tutti lo tollerano, io vado molto bene, quindi io lo utilizzo senza nessun tipo di problema. Quindi, scusa, troppa roba, vado ad applicare il Multi Recovery sul contorno occhi, quindi abbiamo detto un'erogazione, vedete che fa gli occhietti, non sempre lo fa, però fa gli occhietti, cioè sembra che ha una boccuccia e due occhietti, quindi vado ad applicarlo sul mio contorno occhi, chiudo l'occhio, ok, vado a prendere l'altra metà, lo faccio sull'altro occhio, è molto piacevole questo. Allora vi dico che io nei giorni passati, anche un po' qui che un pochettino mi ero arrossata, ho messo questo. Potete anche sempre passarlo anche in questo modo, non c'è problema di contaminazione. Ok, adesso cosa vado a prendere? Visto che io dopo mi devo truccare perché dopo esco, quindi diciamo voglio fare anche qualcosa che vada bene come base trucco, quindi cosa faccio? Allora, prendo la Age Reverse Mask, che questa era la mini size presente in uno dei cofanetti che ho preso natalizi, per insomma natalizi o Black Friday, comunque quelli. Vado a prenderne un po', ne prelevo un po' con la spatolina, non c'è bisogno di esagerare perché ho voglia di creare qualcosa dove dopo ci si possa mettere tranquillamente il trucco. Quindi ne prendo un po', così, perché dopo mi serve per tutto il viso, non solo per il contorno occhi e il viso. Faccio contorno occhi e viso. Vado a prendere un po' di lipidi, li mischio e vado a creare la mia miscela. Una volta che ho mischiato i due prodotti, vado ad applicarlo su tutto il mio viso.
anche sul contorno occhi. Allora, visto che io dopo mi devo truccare, non ho caricato troppo con la Age Reverse Mask, però se per dire voi steste a casa potreste tranquillamente fare un bello strato e lasciarlo a mo' di maschera anche lei, quindi questo è bellissimo. Poi guarda, la mia pelle ne ha bisogno, quindi io sento già che si è assorbita, non dico il tutto, ma se vado a toccare la pelle, a parte che è morbidissima, luminosa, perché io voglio essere luminosa stasera quando vado ad applicare il mio trucco, che si stende bene, che è una pelle bella sotto. Poi io, ecco, non è che mi trucco tanto, più che altro carico sempre gli occhi. E ecco, questa è stata una massiccia skincare di nuovo anno, diciamo. Sono tanti prodotti, non li sto neanche a prendere tutti in mano perché sono veramente tanti. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente se non volete fare tutti i passaggi potete tranquillamente saltarne uno, cioè quello che non vi interessa passate, andate oltre, ok? E ecco, questo è un esempio di una skincare molto elaborata, se magari ogni tanto avete voglia di coccolarvi, di insomma, di concedervi queste coccole serali anche. E niente, se il video è piaciuto mettetemi un like, se non è piaciuto un unlike. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, che per me è importante. Insomma, speriamo di crescere sempre di più come amici di skincare. E io per il momento vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!